Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete, ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete. Andiamo a vedere nei prossimi giorni nell'amore cosa ti accadrà, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, d'accordo? Ok. Allora, andiamo a vedere come stanno un po' le energie. Iniziamo con i tarocchi, cioè con gli oracoli. Cosa accadrà alle mie ragazze e ai miei ragazzi dell'Ariete in amore nei prossimi giorni? Video sempre valido dal momento in cui lo guardi, diamo sempre una tempistica di 7-8 giorni, seppur il tempo lineare è una mera illusione della mente. Diamoci questa tempistica, vediamo. Come stanno le energie nell'amore? E poi ci mettiamo queste altre. Se sentite rumore, la stufa a pellet, già me l'ho detto un'altra volta, cos'è quel rumore? Stufa a pellet. Allora, vediamo come stanno un po' le energie. Amore geloso, c'è qualcuno geloso qua. Fai attenzione alle bandiere rosse. Differenza di aspettativa, ascolto emotivo. Allora, mi stanno raccontando allora c'è qualcuno geloso, o tu o una persona. Tra te e questa persona c'è una differenza di aspettative, cioè volete cose diverse. Ti dice di ascoltarti nel profondo per capire che l'altra persona è una proiezione sempre della tua anima, no? E quindi che è volta a farti riflettere, non riflettere con la mente, con il cuore aperto, su determinate emozioni. Fa attenzione alle bandiere rosse, segnali che ti mettono in guardia, o in guardia perché qualcuno è troppo geloso, o in guardia sul fatto del perché tu possa essere gelosa o geloso di qualcuno. La gelosia che cos'è? La gelosia è quando è una dea, anche la gelosia è una dea. Ascolta la dea della gelosia, affidati alla dea della gelosia. Cioè non bisogna analizzare le emozioni, se arrivano c'è un motivo. Qua c'è qualcuno che ha differenze di aspettative rispetto all'altra persona, o le hai potute avere se c'era un'altra persona prima e se non c'è nessuno adesso, mi spiego? Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano. Allora, mettiamoci prima di tutto una carta guida sull'amore, Ariete. Amore i prossimi giorni. Carta guida. Il matto. Beh, senti, io ti vedo fluire alla vita. Il matto mi parla ricomincio da zero, ricomincio da me, mi parla di nuovi orizzonti, nuove opportunità, e ti vedo con la voglia di esplorare il nuovo senza prendere troppi impegni in questo senso. È una carta di grande libertà, di vivo alla giornata, non prendo impegni per domani, vediamo domani com'è, se mi sento va bene, se non mi sento niente, insomma. Cioè, credo che sia la tua energia questa, perché è il matto corrispondente anche all'Ariete, no? Quindi ti vedo con energia fluida, di andare verso nuove occasioni o prendere al volo delle occasioni, non rimuginare. Il mago, sì, sì, nuovi inizi ci sono qua, quindi credo che qualcuno sia geloso di te perché magari non ti vuoi impegnare, o potrebbe succedere nei prossimi giorni perché avete differenze di aspettative, però sappi che qualcuno è molto geloso di te, che magari ti vede così, ripeto, attribuisco a te la carta del matto perché è corrispondente all'Ariete e anche un po' all'Acquario.
e quindi c'è qualcuno geloso perché volete diverse cose diverse. Fai attenzione a questo che magari ti dimostra il contrario, che non è geloso, invece lo è. Insomma, questo è. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi. Ariete, amore, prossimi giorni. Allora, vediamo, Ariete, amore. Re di spade, ragazze mie o ragazzi, qua c'è una persona che lotta per averti, Re di spade, è possibile sia un segno d'aria, acquario, gemelli, bilancia o aver l'ascendente luna e venere in questi segni. Una persona che è determinata a conseguire anche con una certa strategia, con una chiarezza mentale, il 2 di coppe con te. Qua vedo la condivisione, Vediamo. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 2 di coppe, la temperanza, re di denari e sì che sì, il carro. Qua c'è una persona che vuole intenzioni di costruire, anche geloso, perché c'è anche un re di denari che è una persona che è molto possesso. È una persona che può stare lontana, che prende comunque sia i mezzi per venire da te, per stare con te, la temperanza, 2 di coppe. Mi parla di una bella energia di comunicazione e di intesa. Possibile anche il segno del Sagittario, Capricorno, Vergine o Toro o Cancro. Vediamo energia attuale, amore per te. Il matto, io ti vedo fresca o fresco come una primula verso il nuovo. Ti vedo godere della vita momento per momento. Possibile che questa persona non sia ancora entrata, ma entra in questi prossimi giorni, E invece se c'è già, io ti vedo cogliere il momento, non farti aspettative. Vediamo al positivo cosa abbiamo. Il positivo è 10 di bastoni, mi parla di una situazione di pesantezza che va a scemare nei prossimi giorni, perché sono dei pesi che vengono rilasciati, una situazione pesante che viene rilasciata. Vediamo il blocco qual è, 7 di bastoni, è proprio un blocco che hai messo tu, o un blocco che puoi mettere tu, delle difese alte che puoi mettere tu, o ci possono essere delle difficoltà inerenti a qualche cosa, che però queste difficoltà verranno meno. Vediamo passato, 7 di denari, attesa, 5 di denari, qua io vedo che c'è una situazione in cui tu ti sei rialzata per aver avuto una perdita, o rialzato. Qua c'è perdita, attesa, hai seminato bene dentro di te, adesso ti stai godendo la vita, comunque sia ti apri al nuovo. C'è stata una situazione di perdita a cui tu, con una persona che non ti ha trattato bene, a cui tu puoi aver messo delle difese alte, attendendo tempi migliori sull'aspetto amoroso e relazionale. Sì, o questa può essere l'energia di questa persona che quando ti incontra si sciocca, che viene da una situazione un po' di penuria emozionale. Vediamo cosa arriva, non ci interessa nei prossimi giorni. Amore per te, 7 di coppe, 5 di coppe e le stelle. Wow! Allora, per molti di voi siete uscite da una situazione un po' di penuria emozionale, avete lavorato dentro di voi affinché potevate rialzarvi bene, no? Qua io posso vedere delle opzioni per te, però non ti vedo un po' mettere dei limiti a qualcuno o a queste opzioni. Il 5 di coppe mi parla di una persona o che arriva pentita da te, perché abbiamo la stella qua, che stiamo registrando questo video proprio nella tappa di febbraio, ma al di là è sempre valido, e mi dice che c'è o un rinnovo di una relazione o qualcosa di molto bello che arriva per te a toglierti di dosso dei pesi. Tra queste opzioni, se ci sono opzioni, arriva qualcuno di molto bello nel senso per te, ti dà una bellissima energia. E se stavi in una situazione di un po' di ci sono tante opzioni, però un po' di tristezza, ma non mi va, la stella mi dice che questa situazione si scioglierà completamente di un po' di penuria emozionale, perché qua con la stella, ripeto, c'è la realizzazione di una persona che ti è devota, che ti vede come una stella. Mi spiego? Molti di voi sono single,
Arriva questa persona in questi giorni, con la stella. Sì, forte il segno dell'Acquario, fortissimo. Ma al di là del segno, quindi qua amore geloso, differenza di aspettative, fa attenzione alle bandiere rosse. Per alcuni di voi può essere una situazione che già avete avuto. Perché qua arriva una persona che può essere sì che vuole tutto nei tuoi confronti e tu ancora sei un po' reticente, mi spiego? Un po', non lo so, un po' così. Però è una bella cosa questa con la stella. Vediamo i mini tarocchi cosa ci aggiungono. Allora, energia attuale del matto. Energia attuale del matto. La papessa, sì. Io qua ti vedo goderti la vita giorno per giorno, lavorare su di te con la legge spirituale, seguire le tue intuizioni, lavorare sulla crescita personale, se lo stai facendo, comunque sia essere più introspettiva o introspettivo rispetto al mondo, che non ti apri facilmente, vai dove ti porta l'istinto, mi spiego? Vediamo il 10 di bastoni al positivo. 10 di spade. Guarda ragazze e ragazzi, se molti di voi si sono messi alle spalle una situazione di attesa dove avete lavorato con la legge spirituale o avete lavorato su voi stesse o su voi stessi, 10 di bastoni, 10 di spade, ti metti alle spalle una situazione molto difficile per cui già hai lavorato bene a livello emozionale, si chiude un capitolo. 7 di bastoni al blocco, il matto al blocco, non ti lasci andare facilmente, metti i limiti agli altri. Ok, questo è il senso. 5 di denari, 7 di denari, asso di spade e il 7 di spade, 7 di spade, 7 di denari. Molti di voi avete avuto pazienza con qualcuno che si è dileguato, diciamo, o comunque sia avete avuto pazienza in una situazione di un po' di mancanza di fiducia avete avuto, però avete avuto anche pazienza di recuperare voi stesse, cercando di vedere se si poteva anche sistemare qualcosa con qualcuno. Una situazione non è andata o comunque sia avete vissuto un momento di attesa dove adesso vi state lanciando verso nuove prospettive, nuovi obiettivi. Vediamo il 7 di coppe. Tra l'altro ci sono questi 7 ripetuti diverse volte, 7, 7, 7, 7. Il 7 ha a che fare con la maestria. Vi ricordate il video sui numeri tripli che vi ho messo in una delle mie playlist? Il 777 ha a che fare con il carro, cioè la maestria, l'autostima, il credere in se stessi e prendere delle decisioni conformi al proprio volere, insomma. Ok. Il 7 di coppe. 3 di denari. Alcuni di voi hanno delle opzioni qua, avete delle opzioni che vi chiedono degli incontri, oppure c'è già una persona con la quale si apre qualcosa di nuovo. 5 di coppe, 5 di denari, che però inizialmente voi state un po' sulla difensiva perché non sapete bene perché vi siete sciolte da aspettative, eccetera. Però qua c'è una sorpresa con la stella, Con la stella, vediamo. 6 denari, sì. Allora, qua c'è una sorpresa con la stella. Il 6 denari mi parla del giusto dare e il giusto avere. C'è qualcosa che si rimargina in te e ti apre a questa bellissima connessione con la stella. Una connessione con la quale nella quotidianità ti trovi proprio bene. Dici, ma va, ma guarda un po'. Può essere un'amicizia, può essere una persona a cui concedi il tuo essere nella quotidianità per dei giorni e vedrai che c'è qualcosa che ti sorprenderà. Sai che cosa ti dico? Qua vedo molta cordialità, gentilezza, eccetera. Questa persona, io credo, dietro a un cordialità e gentilezza c'è gelosia. Può essere che sia una persona che abbia aspettative diverse dalle tue perché vedo una persona un po' più che si vuole impegnare. Vediamo la stella. Sì, sì, qua c'è un re di coppe, guarda un po', una persona che si innamora, una persona che si innamora dove tu stai un po' così, ma vediamo un po'.
hai un po' di resistenze in merito, però è una bella sorpresa quella che ti arriva, è una bella sorpresa. Vediamo l'ultima carta dei Rider White. Il segno del cancro è forte pure. Vediamo l'ultima carta dei Rider White. 7 denari, ti prendi il tuo tempo, perché questa persona che la incontri in questi giorni o l'hai già incontrata tra, non lo so, c'è qualcosa, io ti vedo un po' così, che ti vivi la vita quotidianamente, vediamo se mi va sì, se non mi va no, e c'è qualcosa che si semina di nuovo, è uscito un altro 7. Quindi cosa vuol dire tutto questo? Che conforme alla tua maestria, alla tua saggezza interiore, al tuo intuito, si semineranno delle cose molto belle, molto interessanti per il futuro, ma già lo vedi adesso, nella quotidianità lo vedi, eh? Anche il segno dei pesci è forte. Vediamo con i miei oracoli, lui lei, cosa ti dirà questo re di coppe. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Basta, ho finito di ripetere i cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. È una persona che ha sofferto. E adesso con questo bellissimo re di coppe è maturo emozionalmente questa persona. Ha finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima, prende decisioni in conformità del suo cuore. Cos'altro? Quanto vorrei le tue gambe ora? Fortissima attrazione di questa persona nei tuoi confronti. Perché dice vorrei? Perché sei tu che lo fai attendere. Un'altra? Il nostro è un amore infinito, sembra che stia per finire, ma poi ricomincia sempre. Per alcuni di voi è una persona che già conoscete, con la quale c'è stata una situazione di chiusura, di pesantezza, dove voi avete scelto di darvi alla vita, al nuovo, è una persona che arriva pentita per risolvere e ha il cuore aperto, d'accordo? Per altri invece è l'amore che sembrava finire, invece poi ricomincia sempre, l'amore non ti lascia mai, è tutto amore. Vediamo cosa ti dicono gli ultimi oracoli. Ripulire, latte e miele. Eh sì. Allora, io vedo che qua si farà pulizia del vecchio, c'è un nuovo inizio per te. Latte e miele è una carta bellissima di godimento, no? Quindi io qua vedo che vivrai dei momenti belli, importanti e ci penserai su. È un po' come il 7 di denari, mi spiego? Ok. Ti farai delle domande, è qualcosa che ti stupirà, ti sorprenderà, d'accordo? Ok, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!